Ecco, esaminiamo ora i risultati della relatività generale di Einstein. E come vediamo nel primo riquadro, il tempo rallenta vicino alle masse. Masse ed energia curvano lo spazio. La teoria postula anche l'esistenza dei buchi neri stellari e massicci e che sono stati scoperti. Poi abbiamo fenomeni secondari come la precessione dell'orbita di Mercurio, che essendo molto vicino al Sole subisce delle forze notevoli. Inoltre si parla anche come risultato abbiamo anche l'esistenza delle onde gravitazionali e infine abbiamo anche l'universo che si espande dovuta a delle forze oscure e all'energia oscura soprattutto. Partiamo quindi con comprendere perché il tempo rallenta vicino alle masse. Nel moto rotatorio abbiamo visto che quanto più è elevata la velocità, tanto maggiore sarà l'accelerazione. Infatti l'accelerazione è data dalla velocità al quadrato fratto il raggio del rotore, dove v è la velocità periferica che nel nostro caso era 4,5 metri al secondo. Pertanto, se l'accelerazione è legata alla velocità e questa comporta un accorciamento del righello e contemporaneamente un rallentamento del tempo, ergo tutti i sistemi che comportano un'accelerazione vedono il tempo rallentare. Quindi, tanto maggiore è l'accelerazione a cui è sottoposto un sistema, tanto più rallenta il tempo. Ora, il campo gravitazionale dovuto alle masse provoca un'accelerazione sui corpi lasciati liberi di cadere. E quanto più ci si avvicina ad una massa, tanto più l'accelerazione aumenta e quindi tanto più il tempo rallenta. Infatti ho fatto questo calcolo e ho visto che alla altezza di 5.000 km l'accelerazione di gravità è 3,08 metri al secondo quadro. Avvicinandosi alla Terra e quindi a un'altezza di 1.000 km, l'accelerazione di gravità aumenta di 9, si posiziona a 7,33 metri al secondo, a 300 km 8,95, a 50 km 9,67. A livello del mare abbiamo 9,82. Quindi per quello che abbiamo detto, se qui abbiamo una certa accelerazione, man mano che andiamo verso la Terra l'accelerazione aumenta, quindi gli orologi vanno sempre più lentamente. Un orologio messo a 5.000 km di altezza scorre più velocemente di un orologio posto a livello del mare. Ecco, paradossalmente un orologio messo sul tavolo è un orologio messo a terra. Tra questi due orologi, il primo, quello sul tavolo, corre più velocemente che non quello a terra. Allargare gli orizzonti, una persona che vive in montagna rispetto a una persona che vive a livello del mare vede il suo orologio andare più velocemente. Di conseguenza una persona che vive in montagna in pratica invecchia prima di una persona che sta a livello del mare. Sì, sorge spontanea la domanda, ma
questa differenza di invecchiamento quanto vale più o meno? Ecco, beh, non supera un secondo per tutta la vita. Questa è la realtà. Ecco, vediamo con l'aiuto sempre di Super Quark di capire meglio cosa vuol dire la curvatura dello spazio dovuto a una massa. Ma c'è un altro concetto rivoluzionario, è quello della curvatura dello spazio. Qui passiamo dalla relatività ristretta alla relatività generale. Nella relatività ristretta già abbiamo visto che succedono cose strane, l'orologio che rallenta, lo spazio che si contrae, quindi già sono dei concetti che non sono facili da capire. Einstein, non contento, inserisce nel suo sistema anche la gravità, i sistemi accelerati, quindi la matematica diventa complicatissima e nella sostanza rilegge le famose leggi della gravitazione universale di Newton. Quindi i concetti di Newton, le leggi di gravitazione universale rimangono sempre validi anche oggi, però sono descritti in modo diverso. In un altro modo, che permetterà poi di spiegare fenomeni che altrimenti sarebbero stati inspiegabili. Newton sostanzialmente ci dice due corpi si attraggono e l'attrazione dipende dalla massa e dalla distanza, questo lo sappiamo. Cioè un pianeta gira attorno al Sole, se fosse fermo cadrebbe sul Sole. Einstein legge questa stessa situazione in quest'altro modo. Immagina che lo spazio-tempo che ormai pervade l'universo nel suo modello e che nel nostro caso è questo telo bidimensionale venga deformato dalla presenza di una massa. Se adesso noi facciamo deformare questo telo a causa della presenza, ecco che leggiamo la gravitazione in quest'altro modo. Questa deformazione fa sì che il nostro pianeta in orbita attorno al Sole si muova lungo un'orbita e quindi quello che succede non è tanto una forza diretta fra il Sole e il pianeta quanto il fatto che il pianeta sia costretto a seguire dei percorsi. E questo, se da un punto di vista della meccanica classica, tutto sommato assomiglia molto alla meccanica di Newton, spiega invece delle cose molto più raffinate e, se vogliamo, inspiegabili con la vecchia teoria nel campo La relatività generale postula anche l'esistenza dei buchi neri, che sono stati realmente trovati. Lo spazio-tempo vicino a un buco nero in rotazione viene trascinato in una specie di vortice. La regione in cui ciò si verifica è una zona che viene chiamata ergosfera. Il confine esterno, proprio un limite esterno dell'ambiente del buco nero viene chiamato limite statico, dove esiste l'equilibrio tra la forza centrifuga e l'attrazione gravitazionale. Ecco, cosa molto importante da fissare bene nella nostra conoscenza è che il buco limite, il limite interno è chiamato proprio l'orizzonte degli eventi, che è proprio questa parte qui, insomma, ecco, al di là del quale noi non vediamo nulla, ecco perché si chiama buco nero, mentre vediamo tutta la massa che gli gira, tutte le masse che gli girano attorno e che vengono in pratica risucchiati. Interessante nozione da tenere presente è il cosiddetto raggio di Schwarzschild. Per capirlo bene basta riportare alcuni risultati di questo raggio. La Terra, per diventare un buco nero, non potrebbe diventarlo mai, comunque è un esercizio teorico così, dovrebbe ridurre il suo raggio a 9 mm, cioè praticamente il diametro di questa è una pallina piccola pari a un 2 cm di diametro. Il Sole invece, per diventare, anche lui non potrebbe diventarlo perché occorre una massa enorme per fare un buco nero, tant'è vero che i buchi neri vengono, come dire, misurati in ordine a quanto sono più grandi del Sole.
e quindi si dice questo buco nero è formato da 60 massi solari, è formato da miliardi come quella che vedremo tra poco, di masse solari, e quindi sì, il Sole comunque per diventare un buco nero dovrebbe avere il raggio ridotto a 3 chilometri. Si tenga presente che la massa del Sole è più di 300.000 volte la massa della Terra. È stato scoperto il buco nero M87 da poco, ha un raggio di 19 miliardi di chilometri. Pensiamo alla Terra che per fare un buco nero deve essere contenuta in 2 centimetri. Ed esiste un buco nero di 19 il raggio è di 19 miliardi di chilometri, più di 126 volte la distanza della Terra dal Sole, quindi questo raggio, 126 volte, è 3 volte il raggio del Sistema Solare. Immaginiamo a Nettuno, ai pianeti che si trovano al limite del Sistema Solare. Bene, questo buco nero va oltre per 3 volte il Sistema Solare. La luce, per percorrere il diametro del sistema di questo buco nero, impiegherebbe 35 ore. Teniamo presente che la luce per arrivare dal Sole alla Terra impiega 8 minuti. Ecco, questa è la fotografia che abbiamo ricevuto da questo buco nero, distanza dalla Terra 55 milioni di anni luce. La massa del buco nero è 6,5 miliardi di volte, ecco come l'unità di misura che dicevo prima, di quella del nostro Sole. L'orizzonte degli eventi è 19 miliardi di chilometri, come abbiamo detto. Ecco, vediamo quindi un video sempre da Super Quark. Cosa sono i buchi neri? Sono delle stelle che di grande massa alla fine della loro vita implodono in parte su se stesse e diventano piccole e densissime, talmente dense da deformare il nostro spazio-tempo, come vediamo in questo esempio, in un modo molto più forte rispetto a quanto possa fare una stella normale. Come una specie di imbuto, diciamo. È una sorta di imbuto all'interno del quale spesso viene risucchiata della materia, per esempio da stelle vicine, e questa materia circola attorno al buco nero. Noi l'abbiamo rappresentata qui con queste palline che ruotano attorno al buco nero, vengono, come dire, accalappiate da queste autostrade, come dicevamo prima. Questi percorsi spiraleggiano, peraltro emettono energia e a un certo punto superano una certa linea, che è detta la linea dell'orizzonte degli eventi, oltre il quale noi non potremo più averne notizie. Cioè chi supera l'orizzonte degli eventi cade nel buco nero e da quel momento il rapporto del nostro universo con quegli oggetti è finito. Una specie di tombino dal quale non esce più niente. Sì. Però appunto la cosa interessante è che non è una forza di gravità che li attrae. Quello leggiamo in termini di deformazione. Diremmo che la luce non può uscire da questo spazio in termini classici perché è attratta da questa grande massa. In realtà perché la deformazione dello spazio è tale per cui i percorsi interni sono delle autostrade chiuse su se stesse. Esatto, non hanno caselli di uscita, diciamo, e quindi noi non possiamo vedere nulla, non li vediamo. Quello che vediamo è questa materia che, spiraleggiando attorno al nulla, emette energia, e questa è la prova dell'esistenza dei buchi neri. Bene, sui buchi neri vediamo ora questa scheda. I buchi neri sono astri la cui massa è concentrata in uno spazio molto piccolo. Su scala cosmica possono essere considerati delle specie di punti infinitamente densi. Ma come si formano questi oscuri e insaziabili mostri spaziali? Può sembrare paradossale, ma gli oggetti più bui dell'universo sono i resti di alcuni di quelli che furono i suoi corpi più luminosi, le stelle. E non stelle qualsiasi, ma stelle molto grandi.
Questo tipo di astri infatti brilla per decine o centinaia di milioni di anni grazie ad una serie di reazioni di fusione nucleare che avvengono al loro interno. A un certo punto, tuttavia, il combustibile atomico si esaurisce e la stella dapprima si contrae rapidamente, poi esplode emettendo in pochi istanti più energia di quanta ne abbia prodotta in tutta la sua esistenza. Questo lampo di luce che attraversa l'universo viene chiamato supernova. Ciò che resta dall'immane esplosione è un nucleo estremamente denso di particelle chiamate neutroni. Sulla Terra un cucchiaino di quella materia peserebbe 1 miliardo di tonnellate. Se il nucleo di neutroni è ancora grande almeno 3 volte il nostro Sole, allora si verifica una nuova contrazione, un collasso inarrestabile che porta a concentrare una quantità di materia sempre maggiore verso il punto centrale di quella che fu una stella. E ad un certo punto la concentrazione di massa diviene tanto grande che neppure la luce riesce a sfuggire alla sua attrazione, nonostante sia ciò che di più veloce esiste nel cosmo. Nasce così un buco nero ed è destinato a crescere, proprio perché come un aspirapolvere cosmico attrae sempre nuova materia. L'astronomo Urbain Le Verrier, astronomo e matematico francese, scopre l'orbita a rosetta di Mercurio, inspiegabile con la teoria di Newton. Qui vediamo l'orbita di Mercurio, qui è il Sole, qui l'Afelio e qui il Perielio. Il Perielio praticamente si sposta di pochissimi secondi di grado ogni notevole, per un notevole lasso di tempo, ecco. La teoria di Newton non consente di calcolare questa precessione, mentre la teoria di Einstein la calcola perfettamente. La relatività generale descrive il moto dei pianeti intorno al Sole in modo diverso dalla teoria di Newton. Prendiamo il Sistema Solare. Lontano dal Sole la curvatura dello spazio-tempo è più debole. E dove la curvatura dello spazio-tempo è più debole, le leggi di Newton danno risultati molto simili alle leggi della relatività generale. Per esempio, possiamo calcolare l'orbita della Terra intorno al Sole usando la gravità di Newton o la relatività generale e otterremmo valori molto simili. In fisica si dice che la nuova teoria estende la precedente perché danno gli stessi risultati in situazioni di curvatura debole. Ora avviciniamoci al Sole e consideriamo Mercurio. Qui la teoria di Newton non è capace di predire o spiegare l'orbita di Mercurio. Infatti nel 1859 l'astronomo e matematico francese Urbain Le Verrier scoprì che la fisica di Newton non era in grado di spiegare l'orbita di Mercurio. Come vedi in questa animazione, l'orbita non è fissa, ma si sposta ad ogni giro intorno al Sole. Si chiama orbita a rosetta perché disegna una specie di rosa. Più tecnicamente, l'orbita di Mercurio presenta una precessione del perielio. Perché accade questo per Mercurio? Perché Mercurio si trova in un punto dello spazio con più forte curvatura rispetto alla Terra. Quindi la teoria di Newton non è più valida e abbiamo quindi bisogno della relatività generale. Infatti, la relatività generale predice esattamente che ogni 100 anni l'orbita di Mercurio si sposta di 42 secondi d'arco, ovvero di 0,12 millesimi di grado. Allo stesso modo, se orbitassimo intorno ad un buco nero, seguiremmo un'orbita a rosetta, proprio per la forte curvatura dello spazio-tempo. Ecco qui, effetto di lente gravitazionale dimostrato sperimentalmente nel 2019 da Arthur Eddington, astronomo. E praticamente questa diapositiva fa vedere il fenomeno di questa stella che è nascosta dietro il Sole, ma che non viene vista dall'osservatore perché è proprio dietro il Sole. Ma questa diapositiva non tiene conto della invece curvatura dello spazio che subisce il raggio solare. Infatti la luce praticamente la sua traiettoria viene deformata proprio dallo spazio che abbiamo intorno al Sole. Il Sole curva lo spazio e quindi la luce. Di conseguenza, una stella che sta dietro il
il Sole viene vista perché viene proprio curvato il raggio. Ecco, il 29 maggio 1919 Sir Eddington andò in Africa però con la strumentazione per poter fotografare queste eclisse e mettere in rilievo la presenza delle stelle che in effetti è dietro il Sole, ma noi la vediamo proiettata, diciamo così, fuori dall'orbita solare proprio per l'effetto di cui abbiamo detto. La conferma della relatività generale attraverso questa osservazione consentì ad Einstein di diventare uno degli uomini più famosi del mondo. Ecco, si osservi qui come le stelle si deformano le immagini delle galassie, per cui si vedono dei dragoni, insomma, si vedono delle lenti, delle immagini deformate perché proprio deviate, la luce è deviata e deformata dalle lenti gravitazionali, da masse che sono nel cammino di questa luce. Bene, nella teoria classica la luce viaggia perfettamente dritta perché non ha massa, non viene attratta quindi dalle altre masse e quindi una stella rappresentata da quella pallina nel nostro spazio che emette un raggio di luce dritto e se la Terra, che è questa pallina, si trova dietro al Sole, è chiaro che il raggio di luce non potrà raggiungere la Terra perché verrà fermata nella sua corsa dal Sole. Quindi se i raggi di luce vanno dritti, noi non potremmo mai sperare di vedere una stella nascosta dal Sole. Ecco, qui entra la teoria di Einstein che dice che queste strade, diciamo, per la luce, per i pianeti, come voi non prima, sono così dritte. non sono dritte, ma sono curvate. Esatto. Ricurviamo il nostro spazio. E qui proprio la deformazione del telo ci invita a capire che cosa succede al raggio di luce. Anche il raggio di luce, che pure non ha una massa e quindi non è attratta dal punto di vista newtoniano dal Sole, segue queste curve delle autostrade, cioè segue la deformazione dello spazio. Quindi non è una gravitazione, ma sono, come dire, delle strade deformate che obbligano sia i pianeti che la luce a fare un percorso particolare, quindi si parla di deformazione dello spazio-tempo. E questo cosa significa? Significa che è possibile vedere una stella anche nascosta dal Sole o quantomeno vediamo una stella in una posizione lievemente diversa spostata da quella in cui ci aspettiamo perché il raggio della luce segue una traiettoria non rettilinea e quindi l'osservazione di una stella non al suo posto sarebbe stata la prova di questa deformazione dello spazio-tempo. Un risultato della teoria della relatività generale è la prova dell'esistenza delle onde gravitazionali. In sostanza, come una goccia cadendo sull'acqua provoca un perturbamento della superficie che si propaga con una certa velocità, così l'apparizione di una massa come, non so, il Sole in un punto creerebbe un'onda gravitazionale che si propagherebbe nell'universo alla velocità della luce. Quindi Newton sosteneva invece che l'apparizione di una stella immediata avrebbe una ripercussione immediata in tutto lo spazio fino all'infinito e quindi Einstein ha dimostrato che non è vero. Il nostro universo si espande, questa è l'ultima. È praticamente un palloncino, se si fanno dei punti che dovrebbero rappresentare le galassie, gonfiando il palloncino la sua dimensione aumenta e tutte le galassie si distanziano proporzionalmente una dall'altra. Però tutto questo non si comprende come possa essere possibile se non si ipotizza l'esistenza di un'energia oscura con la quale la teoria della relatività generale è in pieno accordo.
Ecco, con Newton si sono aperte strade davvero eccezionali. Altro più artigianale, grande scienziato è stato Faraday, che è venuto fuori da una famiglia povera, non ha avuto l'istruzione necessaria, ma ha fatto tanti esperimenti che hanno confermato e affermato sia la teoria elettrica che la teoria magnetica, dando il via agli studi di elettromagnetismo. Altro grande scienziato che prese sul serio il lavoro di Faraday quando era deriso da tutti gli altri scienziati e osservando i suoi lavori mise in forma matematica tutte le sue scoperte, dando vita così a una prosperità e uno sviluppo della scienza notevole. Questi tre grandi scienziati erano sulle pareti del studio del nostro Albert Einstein, che in effetti ha fatto qualche cosa di davvero straordinario, mettendo insieme le conoscenze e i risultati di tutte le scoperte fatte fino allora, per mettere su una teoria che dopo 100 anni non è stata scalfita da nulla.